Se un uomo è un mammone a 30 anni, lo sarà per sempre. Diciamo che mammone cosa significa? Beh, intanto c'è una percentuale elevatissima di uomini mammoni, tra virgolette. Vuol dire che per qualunque decisione importante, soprattutto a livello sentimentale affettivo, hanno bisogno dell'approvazione della mamma. Hanno bisogno dell'approvazione della mamma e soprattutto da un punto di vista appunto sentimentale affettivo, quando deve scegliere la fidanzata, se sta fidanzata non piace alla mamma, non va bene, ma anche altre scelte, scelte anche di vita importanti, sono sempre al vaglio della mamma. La mamma rappresenta la commissione esaminatrice che valuta se una donna va bene o non va bene. Questo è se a 30 anni è ancora così, lo sarà per sempre, non riuscirà più a evolversi. Anche se poi un giorno la mamma morirà, ma continuerà a vivere dentro di lui. E tutto quello, a quel punto lì si cristallizzerà anche, diciamo, l'immagine materna per cui non sarà più modificabile. Lui scarterà, diciamo lui, la mamma che vive dentro di lui scarterà tutte le donne che non sono adeguate diciamo, al desiderio materno. E, ad esempio, e questo si vede già in piccole cose, in quali come fai a capire se il tuo lui dai 30 in su, perché fino a 30 anni, diciamo, c'è ancora un po' di possibilità, visto che oramai gli uomini hanno, diciamo, l'indipendenza, la ricercano sempre più, cioè la riescono a trovare, purtroppo anche per questioni lavorative, sempre un po' più tardi nel tempo. Beh, diciamo, beh, intanto tu capisci che è un mammone se ha avuto anche un conflitto con la mamma, cioè se la mamma è però la persona di riferimento. Quindi come sono questi uomini? Bene, come fai a riconoscerli? Bene, tendenzialmente fin tanto che tu hai le caratteristiche che piacciono alla mamma e non entri in contrasto con la mamma, tendono a essere protettivi, morbidi, avvolgenti, diventano invece scontrosi, incazzosi, se tu non ti adegui allo standard, al codice etico della mamma. Poi tendenzialmente sono un po' viziati, immaturi, diciamo, e se tu ti confronterai e lui ti confronterà direttamente o indirettamente, sempre in modo fallimentare, con la madre. E ovviamente questo è per le donne, diciamo, essere confrontate, questo confronto costante con la madre è spesso fonte di frustrazione che finisce per produrre inevitabilmente della gelosia, della competizione. All'occasione, diciamo, riescono sempre lo vedi anche nelle piccole cose, cioè se tu sei collegata, diciamo, a una persona del genere, vedrai che lui darà sempre come priorità comunque la mamma fondamentalmente. E riesce a capirlo, ripeto, da alcuni tratti, cioè quelli che sono anche paradossalmente in conflitto con la madre, sono di fatto mammoni, perché è l'analogia al contrasto, quelli che la adulano o quelli che non ne parlano tanto bene fondamentalmente, perché sono le due forme, il verso e l'inverso della stessa cosa, come dire, e lo vedrai poi nei comportamenti perché diciamo non vogliono mai prendere delle posizioni in modo autonomo, hanno veramente scarsa autonomia. O se lo fanno di nascosto, diciamo così, no? Di nascosto alla mamma, come se la mamma fosse comunque, loro fossero rimasti bambini e la mamma fosse la mamma di una volta, cioè non sono mai cresciuti fondamentalmente. E una volta era molto diverso perché c'era un distacco, si viveva il distacco, ma tanto per dirne una, anche il servizio militare, che adesso è stato abolito, una volta creava un distacco e quindi anche da parte delle madri c'era un distacco maggiore. Adesso i figli vengono tenuti sotto una cappa, no? Sotto una campana di vetro protettiva, per cui questo distacco di fatto dalla madre non avviene mai o avviene molto raramente.
Bene, per questo video è tutto, seguimi anche sulla pagina Instagram Massimo Taramasco, iscriviti al canale e iscriviti anche al mio nuovo canale Felicità e Benessere, di cui ti posto il link in descrizione. Ciao!